Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa maglia. L'ho pensata apposta per le amiche curvi. Quindi, in base alle vostre misure, seguendo il tutorial potete creare la maglia su misure perfetta per voi. Però devo dire che anche alle più magroline sta veramente bene. È un top down, quindi ho iniziato dall'alto creando questa scollatura a V, ho proseguito con un raglan per creare queste maniche molto particolari e ampie tipo farfalla. Poi, arrivata alla giusta lunghezza, ho chiuso le maniche, ho proseguito in circolare per il corpo. Secondo me è una maglia abbastanza versatile perché si può mettere sopra un costume, sopra una fascia oppure sopra una canotta. Lì dipende dove siete e come volete utilizzarla. Per tutte le tecniche che comunque spiego durante il video potete trovare qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Leinard di Tessiland. In 100 grammi ci sono circa 300 metri e la sua composizione è il 45% di lino, il 35% di cotone e il 20% di acrilico. Qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 4 al 5, ma io per avere la tensione corretta di 20 maglie per 27 ferri devo utilizzare i ferri numero 4. Come sempre vi dico, voi dovete fare un campione di minimo 10 cm per 10 cm e verificare con quali ferri avete la tensione corretta. Inoltre ci serviranno anche un uncinetto, un ago da maglia, un metro da sarta, un contagiri e dei marcatori. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa dobbiamo andare a calcolare quante maglie devo andare a avviare per il mio scollo. Visto che voglio uno scollo a V di circa 20 cm, il totale saranno 80 cm perché saranno 20 cm di scollo davanti e 20 cm di scollo dietro, quindi 80 cm. Per sapere a quante maglie corrispondono devo moltiplicare per 20, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10, quindi 160 maglie. A questo punto dovrò andare a avviare 160 maglie più una per la chiusura in circolare. Per avviare le maglie lascio una codina abbastanza lunga. Se non sapete come fare a conteggiare la lunghezza della codina vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Poi avvolgo il filato tra il pollice, l'indice e lo trattengo col resto delle dita. Vado dietro il filato con il ferro, trattengo il filo e poi vado su dal pollice, giù dall'indice e nel centro. E così ho avviato le mie prime 2 maglie. Poi continuo ad avviare una maglia per volta, andando sempre su dal pollice, giù dall'indice e nel centro. E continuo così finché non ho avviato tutte le mie maglie. Per chi non conoscesse questo tipo di avvio, lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Ho avviato tutte le mie maglie, controllo che siano girate tutte nello stesso senso e poi vado a lavorare il primo ferro a dritto. Però nel primo ferro vado anche ad inserire i marcatori ad anello. Adesso vi faccio vedere i conteggi per sapere dove inserire questi marcatori. A questo punto, al totale delle maglie, che per me sono 160, chiaramente non conto la maglia in più che serve solo per la chiusura in circolare, devo andare a togliere 8 maglie per il raglan, perché per ogni linea raglan voglio che ci siano 2 maglie, quindi 160 meno 8 e mi fa 152. Poi andrò a togliere 4 maglie perché 2 le voglio lasciare per il davanti e 2 per il retro, quindi 152 meno 4 è uguale a 148. Questo numero lo divido in 2 e quindi avrò 74 maglie per la parte destra e 74 per la parte sinistra. Quindi metto un marcatore di inizio e fine giro che sarà nel centro delle 2 maglie raglan del retro. E poi per chiudere in circolare appunto vado a lavorare le prime 2 maglie sia con il filo della coda che con quello del gomitolo. A questo punto vedete qua si formano come se fossero 2 maglie, in realtà ne dobbiamo conteggiare una sola. Vado a mettere
un marcatore anche qui e poi vado a lavorare le 74 maglie a dritto. E 74. Quindi inserisco un marcatore, lavoro a dritto per il raglan, inserisco un marcatore, lavoro le 2 maglie per il davanti, inserisco un marcatore, lavoro le 2 maglie per il raglan, inserisco un marcatore e lavoro le altre 74 maglie a dritto. E 74, anche qui inserisco un marcatore ad anello, le 2 maglie per il raglan, marcatore ad anello, 2 maglie per il davanti, marcatore, ops, mi è caduto, prendiamone un altro, ad anello, anche se è più grande poi lo sostituisco con quello più piccolo, e l'ultima maglia dell'altra metà del raglan. Quindi sono arrivata a inizio fine giro. Come vi ho detto, l'inizio fine giro è nella metà in mezzo alle 2 maglie del raglan. A questo punto lavoro tutto il secondo giro a rovescio e nel terzo giro, che è a dritto, come in tutti i giri dispari, vado a fare gli aumenti per il raglan. Finito il secondo ferro, ho messo il contagiri che mi fa anche da marcatore all'inizio fine giro, in maniera che così mi risulta più comodo. Inizio il terzo ferro, quindi è un altro ferro a dritto, e in questo ferro all'esterno dei marcatori delle 2 maglie del raglan vado a fare degli aumenti. Quindi questa è una maglia del raglan, la lavoro, passo il marcatore, sono esternamente, faccio un aumento, questa volta è un aumento gettato, quindi lavoro tutte le mie maglie, arrivo fino al prossimo marcatore e anche lì lavorerò un gettato. Quindi vado a fare, abbiamo detto, all'esterno dei marcatori delle maglie raglan, quindi c'è marcatore, 2 maglie, marcatore all'esterno, prima e dopo vado a fare i gettati, anche qui prima e dopo. Questi gettati nel quarto ferro, che è un ferro a rovescio, li andrò a lavorare ritorti, poi vi faccio vedere come si lavorano ritorti. Ok, sono quasi arrivata alla fine, vi faccio rivedere come faccio i gettati, quindi sono dei gettati semplici, prima del marcatore delle maglie raglan, poi lavoro le 2 maglie per il raglan, passo il marcatore, vedete all'esterno getto, ho le 2 maglie del retro, il raglan, getto, marcatore, una maglia raglan e poi ho finito il mio terzo giro. Adesso inizio il quarto, che è un giro a rovescio, e vi faccio vedere come lavoro a rovescio le maglie ritorte. Quindi la prima è una maglia raglan, passo il marcatore ed ecco che anziché prendere la maglia così e fare un bucone, vado a prenderla dal retro. Aspettate che ve lo faccio, ecco qui, dal retro, quindi entro in questa maniera, vedete, dal retro, e lavoro a rovescio ritorto. Poi vado avanti tutto a rovescio fino al prossimo
gettato che lavorerò appunto a rovescio ritorto. Vado avanti così, lavorando nei ferri dispari a dritto i gettati e lavorando nei ferri pari a rovescio i gettati ritorti per un totale di 8 ferri, quindi arriverò all'8° ferro. Finiti di lavorare gli 8 ferri a legaccio, proseguo lavorando sempre a dritto, ricordandomi però che nei ferri dispari faccio gli aumenti per il raglan a gettato e nei ferri pari lavoro questi aumenti a dritto ritorto. Ragazze, non mi si sono registrati correttamente i video passati, quindi lo sto rifacendo anche se chiaramente sono andata avanti con la lavorazione, però vi faccio un riassunto di quello che ho fatto. Dunque, ci eravamo lasciati che avevamo fatto solo le maglie per il bordo del collo con gli aumenti, poi vi dicevo che io sarei andata avanti lavorando a dritto nei ferri dispari. Facevo i gettati ai lati dei marcatori delle maglie raglan e nei ferri pari questi gettati li avrei lavorati a dritto ritorto per non creare il buco. Però mi sono accorta che così, visto che già il filato è un po' fiammato, ma diciamo è ampia come maglia, mi risultava un po' senza quel sapore che piace a me. Quindi che cosa ho fatto? Ho lavorato così per 8 ferri e poi ho lavorato 8 ferri a legaccio, quindi ho alternato la lavorazione di 8 ferri a maglia rasata con 8 ferri a legaccio. 8, 8, 8, 8, 8, 8 e così via. Che cosa succede però? Che nei ferri a maglia rasata chiaramente lavoro tutto a dritto, quindi anche le 2 maglie del raglan le lavoro a dritto come il resto dei giri. Mentre nei ferri a legaccio ho lavorato tutto identico a come ho fatto per il collo, quindi un ferro a dritto dove faccio i gettati, un ferro a rovescio dove questi gettati li lavoro a rovescio ritorto, ma le 2 maglie del raglan le ho sempre mantenute a dritto, quindi le ho sempre lavorate a dritto. Spero, ecco, di essere stata chiara. Mi spiace perché purtroppo avevo fatto dei video dove ve lo spiegavo bene, ve lo facevo vedere, però non si sono registrati bene, non si vede niente, va a scatti, non so cosa è successo. Per quanto dovete lavorare, adesso vi faccio vedere i calcoli, però praticamente dovete lavorare finché il davanti e il retro, che sono identici, non hanno l'ampiezza della metà della circonferenza dei fianchi. Quindi una volta che siete arrivati che dai marcatori del raglan agli altri marcatori del raglan del davanti e chiaramente del retro che è uguale, non avete le maglie per la metà della circonferenza dei fianchi, dovete andare avanti ad aumentare. Quando arrivate a questo numero vi fermate. Comunque adesso vi faccio vedere i calcoli. Vi consiglio, se siete arrivati all'ampiezza giusta ma siete su dei ferri lavorati a maglia rasata, vi consiglio di aumentare leggermente e quindi continuare, no? Proseguire gli aumenti fino ad arrivare ad avere l'ultimo pezzettino lavorato con la maglia legaccio, in modo che così non si arrotola. Poi arrivati a questo punto, adesso comunque ve lo faccio vedere durante la lavorazione, cosa facciamo? Chiudiamo le maglie, diciamo così, delle maniche, anche se guardate, cioè sono maniconi, comunque chiudiamo le maglie per le maniche e iniziamo a lavorare in circolare solo con le maglie del davanti e del retro.
Quindi con il metro da sarta andate a prendere la misura dei vostri fianchi, nel mio caso sono 90 centimetri, e per sapere a quante maglie corrispondono dovete moltiplicare per 20 e dividere per 10. Nel mio caso l'intera circonferenza sono 180 maglie. Quindi, visto che stiamo lavorando sì in circolare, ma non ancora per, diciamo così, il corpo, abbiamo ancora le maniche, chiaramente dobbiamo arrivare ad avere il davanti, che è uguale al retro, di 90 maglie, perché 180 diviso i due pezzettini del davanti e del retro mi fa 90 maglie. Quindi quando io ho tra marcatore e marcatore, quindi tra le due linee raglan, per il davanti e per il retro 90 maglie, mi fermo. Quindi ho finito, vedete, alla fine inizio giro perché ho il marcatore e come vi dicevo sono a metà del raglan. Quindi cosa faccio? Inizio a chiudere le maglie per la manica e le chiudo con il metodo della cavallata, quindi lavoro una maglia dritto, questo non ci serve più, una seconda maglia a dritto e poi accavallo la prima maglia lavorata sulla seconda. Aspettate che l'ho presa male. Ok, poi lavoro ancora un dritto e accavallo e vado avanti così finché non ho accavallato e quindi chiuso tutte le maglie per la manica. Ok, sono arrivata a chiudere fino all'altro marcatore ad anello, quindi fino all'altro raglan, tolgo il marcatore ad anello, chiudo anche l'ultima maglia, chiaramente devo chiuderne una in più, lo sapete, perché se no ne rimangono, scusate, ne rimangono due, invece devo avere solo una maglia per il raglan davanti, tolgo anche l'altro marcatore ad anello e adesso lavoro normalmente a dritto. Arrivo a lavorare così a dritto fino al prossimo marcatore ad anello. Bene, sono arrivata appunto all'altro marcatore ad anello, quindi lo tolgo, lavoro una maglia raglan e la chiudo, lavoro anche l'altra così mi rimane una sola maglia per il raglan e a questo punto tolgo anche il secondo marcatore ad anello e inizio a chiudere tutte le maglie per l'altra manica. Sono arrivata a chiudere fino all'altro marcatore ad anello e faccio come abbiamo fatto per le altre volte. Tolgo il marcatore, chiudo la prima maglia raglan, chiudo anche la seconda, ma in realtà non la chiudo perché la seconda rimane qua, però ne devo sempre chiudere uno in più, come vi ho detto, perché se no ne rimangono due. Tolgo il marcatore ad anello e lavoro a dritto. Ok, sono arrivata all'ultimo marcatore ad anello, lo tolgo, metto il marcatore di inizio e fine giro, segno che ho fatto il mio primo giro a dritto in circolare del corpo e poi per chiudere la parte davanti con la parte dietro in circolare, perché vedete sono le due parti sono al lato, per chiuderle cosa faccio? Lavoro sia l'ultima maglia che la prima maglia del davanti assieme. Quindi siccome adesso io devo lavorare gli 8 ferri a dritto, è chiaro che le lavoro tutte e due insieme a dritto, così. Non importa se praticamente mi sono mangiato una maglia, la stessa cosa la faccio dall'altra parte. Quando devo unire il davanti con il retro, l'ultima maglia
da una parte, la prima dall'altra, le lavoro insieme a dritto. Chiaramente non avrò più le mie 180 maglie, ma avrò 2 maglie in meno. Se proprio voglio, nel ferro dopo le vado ad aggiungere, altrimenti se non mi interessano continuo a lavorare in circolare senza più aumentare 8 ferri a dritto, quindi a maglia rasata, e 8 ferri a legaccio fino alla lunghezza desiderata. Bene, io sono arrivata a lavorare per il corpo in circolare fino alla lunghezza desiderata. Adesso andrò a chiudere come ho fatto per le maniche, però vi volevo dare un consiglio. Siccome non siamo tutte fatte uguali, per le persone che hanno una forma del corpo diversa dalla mia, ad esempio quelle che hanno la circonferenza del seno più piccola rispetto alla circonferenza dei fianchi, vi do un consiglio per far sì che vi stia meglio questa maglia. Quindi, quando siete ancora nel primo pezzo e lavorate il raglan, dovete andare a lavorare fino all'ampiezza del vostro seno. Poi chiudete le maglie per le maniche come vi ho fatto vedere e proseguite in circolare per la lunghezza del corpo, però aumentando lateralmente le maglie ad intervalli regolari. Gli aumenti che si fanno sono gli stessi che andiamo a fare per il raglan, solo che magari qui non aumentate un ferro sì e un ferro no, magari aumentate non so, 2 volte nella parte a maglia rasata, 2 volte nella parte a legaccio, lì dipende quanto dovete aumentare. Comunque ad intervalli regolari andate a aumentare. Vi ricordo che per ogni giro di aumento ci sono 4 aumenti, perché dovete fare proprio come nel legaccio, cioè tenere le 2 maglie del fianco tra i marcatori e andare a aumentare lateralmente i marcatori. Stessa cosa da questa parte, proprio come se fosse il raglan. Io qui vi consiglio di non andare a lavorare le 2 maglie raglan nei ferri a legaccio a dritto, perché secondo me non starebbe bene, però fate come volete. Io consiglierei di lavorarli su legaccio, appunto a legaccio, senza far vedere le 2 strisce, però lì fate appunto come volete. E poi, se vi può aiutare, se vi piace, potete anche andare a fare gli spacchetti. Quindi ad un certo punto vi fermate nella lavorazione in circolare e andate a lavorare i ferri di andata e ritorno per il davanti e quelli per il retro, in modo da avere lateralmente uno spacchetto, cioè avere 2 pezzettini separati. Io adesso vado a chiudere e poi vi faccio vedere il risultato. Come vi ho detto, io vado a chiudere con una cavallata, come ho fatto per le maniche. Ve lo faccio rivedere. Lavoro una prima maglia dritto, lavoro una seconda maglia dritto e poi accavallo la prima maglia lavorata sulla seconda e poi proseguo lavorando una sola maglia a dritto e accavallando. Quindi 1 e a cavallo, 1 e a cavallo. Se così la chiusura vi risulta troppo stretta, potete chiudere con dei ferri di misura superiore oppure con una chiusura elastica. Semmai ve la lascio qui e nel box informazioni. Bene, sono arrivata alla fine, ho chiuso anche l'ultima maglia. Adesso taglio il filo, sfilo l'ultima maglia, metto il filo in un ago da maglia e vado a chiudere perfettamente in circolare, quindi a togliere questo scalino, e devo rientrare con l'ago nella primissima maglia che abbiamo chiuso, cioè nella prima V. Quindi entro prendendo tutte e 2 le gambette in questa maniera e poi vado a chiudere rientrando nella maglia da dove esce il filo, vedete, questa. Quindi rientro qui dentro
così e ricostruisco quindi l'ultima maglia. Vedete, non c'è più lo scalino. Poi vado chiaramente a nascondere e fissare la mia codina sul retro. Bene, come avete visto, realizzarlo è stato semplice. Io per una taglia che corrisponde a una M ho utilizzato circa 175 grammi di filato. Chiaramente per realizzarlo in taglie più grandi o più piccole vi dovete regolare di conseguenza. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima! Ciao!